Allora, buonasera a tutti. Intanto vi parlo dalla mia cucina, quindi mi scuserete per tutto il disordine che c'è, ma era l'unico posto dove potevo avere un tavolo su cui appoggiarmi e parlare. Lo scopo di questo video, e anche della serata, è quello di presentarvi il mio ultimo acquisto, che ritengo questa volta sia veramente l'ultimo, nel vero senso della parola. Stiamo parlando di questo oggetto qua. È il mio nuovo drone, è un DJI Mini 3 Pro e questa sera, più che parlarvi delle sue caratteristiche tecniche, per le quali sulla rete, soprattutto su YouTube, ci sono migliaia di video in tutte le lingue, di tutti i tipi, che vanno a fondo su ogni minimo dettaglio delle caratteristiche di questo drone. Quello che invece io vi voglio raccontare è stato il processo e il perché io sono arrivato a voler comprare un drone e soprattutto questo drone qui. Allora, diciamo che il tutto è nato circa un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, quando mi sono reso conto che in molte occasioni durante le mie uscite c'erano dei punti in cui volevo scattare delle foto e non riuscivo ad arrivarci in questi punti, nonostante tutti i miei sforzi, e non solo, ma spesso mi mettevo a rischio per poterli raggiungere, e quando ci riuscivo poi non riuscivo a scattare le foto che avrei voluto, perché o il posto era troppo impervio oppure c'era poco spazio per muoversi e quant'altro. Spesso mi sono trovato anche in situazioni pericolose, mi sono anche fatto male a volte, e quindi ho pensato che invece che andare io sul posto potevo mandarci direttamente la fotocamera, e quindi ho cominciato a studiarmi un pochettino il mondo di questi droni. E quindi, dopo averne apprezzato le qualità e le potenzialità, ho innanzitutto preso il patentino. Piccolo inciso: il patentino segue una norma europea e quindi può essere preso in qualsiasi stato dell'Unione Europea. Questo perché lo dico? Perché per esempio io l'ho conseguito iscrivendomi al sito del Lussemburgo, dove l'iscrizione è gratuita. Il corso si può fare in inglese, francese e in olandese, se non mi ricordo male. È un corso veramente ben fatto, specifico per i droni, tipo PowerPoint, e dopo 2 ore di corso più o meno, in cui ci sono dei quiz intermedi e un esame finale, un quiz finale, si consegue il patentino ed è tutto gratuito. In Italia invece è molto più nozionistico, ci sono anche delle nozioni di natura aeronautica, e comunque costa 31 euro fare l'esame. Quindi perché, diciamo così, farlo in Italia quando ci si può benissimo iscrivere a qualche altro sito gratuitamente e conseguire praticamente lo stesso patentino, cioè lo stesso patentino, perché è un patentino europeo. Comunque, chiuso questa parentesi, ho conseguito il patentino e ho cominciato a quel punto a studiarmi i modelli dei droni. E all'epoca ho subito individuato la DJI come la marca che mi interessava di più. Bisogna dire che la DJI ha creato il mercato dei droni consumer e prosumer, ha creato nuove categorie di droni, è la casa che di gran lunga fa più ricerca. Fino a poco tempo fa aveva una divisione negli Stati Uniti che serviva proprio ad acquisire le tecnologie in America per poterle poi montare su questi droni. È la casa più grande, è quella che innova di più, è quella che ha anche più scelta di modelli, e soprattutto fa dei prodotti incredibili di qualità, che ognuno di questi costituisce una pietra miliare e un passo in avanti per tutti quanti in questo mondo qui. Quindi ho individuato la DJI, volevo un drone di peso inferiore a 250 grammi, che quindi non è soggetto all'obbligo di patentino, e soprattutto si può volare in scenari urbani e anche su persone non informate.
Invece con droni superiori a questo peso ci sono molte più limitazioni, il patentino è obbligatorio, in scenari urbani si può volare con limitazioni o solo chiedendo il permesso, ma soprattutto non si può volare su persone non informate o su assembramenti. All'epoca però il modello che la DJI produceva inferiore a 250 grammi era il Mini 2. Il Mini 2 non aveva i sensori anticollisione, quindi per un principiante era un po' più difficoltoso usarlo senza il rischio di schiantarlo da qualche parte, e poi aveva una fotocamera da 12 megapixel e quindi fondamentalmente non l'ho ritenuta una scelta valida. Ho quindi aspettato che la DJI uscisse con un nuovo modello e quindi questa attesa è stata più lunga di un anno. Nel frattempo anche altre marche sono uscite con droni di peso inferiore a 250 grammi come la Autel e la Absam. Però dal mio punto di vista globalmente i droni che hanno prodotto non sono qualitativamente all'altezza di quelli che propone la DJI. Dopo un anno, quindi a maggio, la DJI è uscita con questo modello. Questo modello rispetto al precedente è molto più costoso, costa quasi il doppio, forse più del doppio. Infatti il Mini 2 aveva un costo che si aggirava mediamente sui 500 euro, che poi poteva salire qualora ci si aggiungessero degli accessori, mentre questo drone qui, il solo drone senza radiocomando, costa sui 750 euro, con il radiocomando base che necessita dello smartphone per funzionare siamo sugli 850 euro, e la versione invece con il telecomando con lo schermo integrato, cioè questo qua, costa 1000 euro. Quindi un investimento importante che mi ha fatto riflettere molto, cioè io ero pronto ad acquistarlo e invece mi sono trattenuto un po' e ho cominciato a fare delle considerazioni. E le considerazioni sono state le seguenti. 1000 euro vuol dire l'esatto prezzo del modello superiore a questo, che si chiama Air 2S, che ha un peso di circa 600 grammi e che è un drone più grande, che vola sicuramente meglio, che ha delle caratteristiche superiori su molti aspetti che adesso vedremo, e che però ha anche delle limitazioni in più. Costo uguale, quindi sempre 1000 euro. Allora ho cominciato ad analizzare a fondo i due droni. Partiamo da questo. Questo qui è un drone che è appena uscito, quindi è nuovo, ha delle tecnologie che solo lui ha, monta dei sensori anticollisione davanti, posteriori e inferiori, e già su questo c'è la prima differenza, perché invece l'Air 2S ha i sensori anche superiormente, quindi ha una capacità di rilevazione degli ostacoli superiore a questo. Questo drone qui ha una fotocamera da 12 megapixel effettivi, quindi come il suo predecessore, con la differenza però che ogni pixel può essere suddiviso in 4 sottopixel, che sono più piccoli, che però portano la risoluzione della fotocamera a 48 megapixel. Cioè a dire che i pixel sono talmente piccoli che la risoluzione non è proprio di 48 megapixel, però è sicuramente più definita, una foto scattata con questa modalità è più definita della stessa foto scattata in modalità nativa, quindi 12 megapixel. L'Air 2S invece ha una fotocamera con un'ottica importante e con un sensore da 20 megapixel, quindi su molti aspetti ha una maggiore definizione. Questa fotocamera in più può ruotare in senso verticale. Questo consente di fare dei video, ma soprattutto di scattare delle foto a piena risoluzione in formato verticale, mentre l'Air 2S e tutti gli altri droni non hanno questa possibilità, perché questo è l'unico che io sappia che ha questa possibilità, e quindi se si vuole scattare una foto verticale o un video bisogna girarlo o scattarla in formato orizzontale e poi ritagliarla, quindi con una perdita di risoluzione. Questa fotocamera monta una lente con un'apertura fissa di f1,7 e l'Air 2S invece monta una lente con un'apertura fissa da f2,8. Questo cosa vuol dire? Che in luce diurna questo drone tende ad avere un'apertura troppo ampia, quindi impone il più delle volte l'uso di filtri ND
per avere degli effetti più naturali, sia video sia fotografici, ma soprattutto per non avere degli artefatti che invece senza questi filtri potrebbero esserci. Invece l'Air 2S queste problematiche sono sicuramente meno presenti. Tuttavia, con questo drone si possono fare delle riprese notturne molto significative. Forse l'Air 2S, avendo un'apertura un po' più chiusa, rende le luci in maniera un pochettino più naturale, però questo riesce a captare molta più luce e quindi sono delle riprese molto più utilizzabili. E quindi la parte della fotocamera, che per me era la cosa più importante perché appunto lo voglio sfruttare soprattutto dal punto di vista fotografico, anche video, visto che comunque mi trovo a fare dei video su YouTube e quindi sicuramente lo sfrutterò anche per i video, però lo suo scopo era quello di fare foto. L'acquisto di questo drone era per consentirmi di fare foto e quindi devo dire che sulla sezione fotografica, soprattutto la possibilità di poter ruotare in senso verticale la fotocamera è molto molto importante. Ultima cosa, questo drone è stato disegnato per consentire alla fotocamera anche di puntare verso l'alto, cosa che gli altri droni non possono, in quanto il gimbal, cioè lo stabilizzatore meccanico su 3 assi, è sempre incassato nella scocca del drone, quindi non hanno la possibilità di inclinarsi verso l'alto. Invece questo ha la possibilità di inclinarsi sia verso il basso a 90 gradi sia verso l'alto a 60 gradi. Quindi queste caratteristiche mi interessavano molto sul drone. In più questo è un drone un po' più piccolo e quindi vola un po' peggio dell'Air 2S, che invece è un drone più grande, più pesante, resiste meglio al vento e quindi sicuramente ha delle qualità proprio di volo superiori, anche se questo drone, essendo più leggero, ha un'autonomia maggiore. Infine, e non è una cosa da poco, questo drone ha delle eliche ridisegnate, molto grande rispetto a quello che è il drone e quindi è silenziosissimo. Io devo dire che facendolo volare già a 10 metri non si sente, non si sente niente. Invece gli altri droni, in generale anche della DJI, sono molto più rumorosi e quindi se uno vuol passare inosservato, questo drone ha delle caratteristiche superiori in questo senso. Quindi la mia scelta si è indirizzata sull'acquisto di questo drone, pur essendo a parità di prezzo di un drone superiore, anche perché, a parte tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, questo l'Air 2S pesa più di 250 grammi e quindi impone di avere il patentino per poterlo pilotare, ma soprattutto, mentre la normativa europea per i prossimi anni sui droni che pesano meno di 250 grammi è già definita e quindi potranno sempre volare senza patentino, sempre su persone non informate, sempre in scenari urbani, i droni con peso superiore invece saranno sicuramente soggetti anche a nuove restrizioni che entreranno in vigore a partire dal 2024, quando entreranno in vigore delle marcature di classe cosiddette, per cui i droni verranno suddivisi in classe, ci sarà una marcatura su ogni drone e quella classe indicherà l'uso che si può fare di questo drone. E quindi si vocifera che le restrizioni, oppure ci si aspetta più che altro che le restrizioni che ci sono attualmente in vigore per i droni più pesanti di 250 grammi verranno ulteriormente inasprite, anche se di poco, insomma poi si vedrà. E quindi io non volevo trovarmi ad avere un drone che era soggetto a sempre maggiori restrizioni. E quindi mi sono convinto a prenderlo e a prendere questo modello qui. Anche perché la tecnologia su questi droni fa dei passi da gigante, è incredibile la quantità di tecnologia, di funzioni che vengono rese disponibili sull'iterazione nuova dei droni rispetto a quella vecchia, che è vecchia di 1 o 2 anni. Pertanto questo drone, essendo più nuovo, ha al suo interno delle modalità di volo avanzatissime, un sistema di evitamento degli ostacoli, quindi lui vede l'ostacolo e a seconda delle impostazioni o si ferma o lo evita da solo, che sono di gran lunga superiori o pari ai droni top class, quelli droni che costano 3-4 mila euro. E pertanto
dal mio punto di vista è sempre preferibile acquistare i droni appena usciti, almeno fin quando la tecnologia non si stabilizzerà, come sta succedendo in questo momento con le fotocamere digitali, sul livello di eccellenza, e ogni innovazione diventa un po' più lenta, un po' più problematica, perché si è già arrivati, diciamo così, al top dello sviluppo. Al momento invece il mercato dei droni è in piena espansione e quindi anche le stesse tecnologie. Io ho optato per la versione, come avete intravisto, con il telecomando con lo schermo integrato, questo perché è sicuramente più comodo, è tutto un pezzo unico, lo schermo è un ottimo schermo con un'ottima visibilità, con un'ottima luminosità, e non devo stare lì a traccheggiare, di prendere lo smartphone, magari è scarico, magari mi serve anche per altre cose, magari mentre piloto mi arriva la chiamata e non vedo più dove sto andando. Invece questo qui si tira fuori, è pronto all'uso, si accende il drone e si vola. La DJI poi propone a fianco del drone un Fly More Kit. Questo Fly More Kit include una borsa, che adesso non ho perché tanto, voglio dire, è poco significativa, comunque una borsa che può tenere il radiocomando, il drone e gli accessori che sono inclusi in questo Fly More Kit o Fly More Combo. Quindi c'è questa borsa, ci sono due serie di eliche, una serie di eliche comunque in più già viene con il drone, un cavetto USB e poi due batterie aggiuntive e un caricabatteria rapido. Questo caricabatterie qui, come vedete, ha un terzo slot che serve appunto per ospitare eventualmente la batteria che sta dentro il drone. È capace di caricare in maniera rapida le 3 batterie in sequenza e volendo ha anche un'uscita, quindi si può caricare in sequenza anche il telecomando. Quindi questo sicuramente è comodo e fa perdere meno tempo rispetto a usare il drone, ad esempio, per la ricarica, in cui si inserisce una batteria, si ricarica, poi si aspetta, poi magari lui finisce, io non me ne accorgo, insomma è un po' più comodo. C'è da dire anche che questo Fly More Kit costa 180 euro, che è esattamente il costo di questo oggetto che ho in mano, quindi delle due batterie che costano circa 70 euro l'una e del caricabatterie che costa circa 40 euro. Quindi diciamo, comprando il kit uno ci guadagna la borsa, le eliche e il cavetto. Questo lo dico perché se qualcuno fosse interessato all'acquisto di questo drone e volesse avere una maggiore autonomia, oltre al kit può comprare comunque la singola batteria o la batteria e il caricabatterie, e quindi può spendere un pochettino di meno. Io posso semplicemente dire che il kit l'ho preso in un secondo momento perché volevo prima familiarizzare col drone, insomma vedere come andava. Devo dire che questo drone ha un'autonomia con una batteria di circa mezz'ora e a me sembra che il tempo voli, cioè è proprio il caso di dirlo. Quindi mezz'ora è niente, soprattutto se uno vuole fare foto, video, vuole utilizzare le modalità di volo avanzate che ha questo drone, di cui appunto su internet ne potete sbizzarrirvi se siete curiosi, e quindi ho deciso di prolungare appunto l'esperienza di volo comprando questo kit, quindi con le due batterie aggiuntive. Ora, io spero di avervi dato un'idea più che sulle caratteristiche tecniche di questo drone, del perché l'ho preso e quali sono le caratteristiche che mi hanno convinto rispetto ad altri droni di pari livello e di pari costo soprattutto. Devo dire da neofita che questo drone mi ha stregato, è un drone che si fa volare in maniera veramente semplice, è un drone molto sicuro, con delle tecnologie avanzatissime che invogliano l'operatore a creare, quindi a creare contenuti interessanti, belli da vedere e soddisfacenti sia per la sezione video sia per la sezione fotografica, proprio perché ha, diciamo così, le soluzioni più avanzate in entrambi i settori. Non l'ho detto prima, ma questo drone è capace di girare video fino a 4K 60 fps, se ci si ferma a 30 fps ha anche una modalità HDR,
Non solo, ma ha una modalità di ripresa video a 10 bit ed è una specie di formato RAW che loro chiamano Cine-like. Questo formato chiaramente è un formato RAW, quindi in post-produzione bisogna applicargli un profilo colore, però essendo girato in 10 bit consente intanto di avere molti più colori e questo si traduce in una maggiore qualità del video, soprattutto quando abbiamo dei colori uniformi, quindi un cielo così che spesso viene riprodotto a bande, invece con questo drone in quella modalità tutto questo non capita. 4K a 60 fps vuol dire, oltre a una maggiore fluidità del video, vuol dire avere la capacità di rallentare il video. Lui ha comunque una modalità slow motion a 120 frame per secondo, però solo in formato HD. Però avere la possibilità di girare in 4K e di poter rallentare, diciamo così, il video è tanta roba. E tante altre funzioni che, ripeto, vi invito ad andare a cercare su YouTube se siete interessati, perché sono molto molto interessanti. Pertanto, detto questo, io concluderei questo video anche per non renderlo sempre eccessivamente lungo. Spero che vi sia interessato. Se così è, mettete un mi piace al video che mi fa molto piacere e mi aiuta. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e vi do appuntamento ai prossimi video dove userò questo drone, dove ne parlerò un po' più approfonditamente e vi auguro una buona serata.